Ma come si fa a mantenere piante così piccole, mame, show-in, piante da compagnia o comunque piante che stanno in vasi molto piccoli anche d'estate con 40 gradi? Te lo spiego in questo video. Questo è un esempio di mame, in questo caso, ovvero pianta molto piccola con vaso piccolissimo. Guardate la spanna della mano, capite bene che è molto piccola, e comunque nonostante i 40 gradi di questi giorni la pianta sta spingendo veramente tanto. Che cosa sono andato a fare? In realtà lo dovreste aver capito. Sono andato a riempire questo sottovaso con dell'apillo assoluto e sono andato a fare dei fori sui 4 lati a metà, in modo tale che in questo caso potesse rimanere dell'acqua sotto e le radici potessero scegliere dove andare a cercare l'acqua, se nella parte un po' più asciutta sopra o nella parte sotto. Comunque poi dal foro di drenaggio, quindi da qui, le radici possono scendere e andare a cercare l'acqua qui sotto. Ho utilizzato questa soluzione perché sennò una pianta del genere sarebbe dovuta stare in piena ombra e comunque l'avrei dovuta annaffiare molto spesso. Invece con questa tecnica, diciamo, riesco ad annaffiarla anche una volta al giorno. Io questa l'ho annaffiata ieri e se vedete è ancora bagnata perché non c'è stato un caldo molto forte addosso e quindi la pianta sta bene. Un piccolo esperimento avevo fatto su questo vasetto qui, che era in teoria un'uscita chiusa, quindi una pianta da compagnia. L'ho tolto da un vaso una settimana fa, quindi inevitabilmente si è andata a seccare perché magari era un lavoro da fare a primavera. Ora non aveva veramente radici per questo caldo, però se non ve la ricordate, tra tutti i video che ho fatto, magari vi lascio qualche video qui in alto a destra, questa pianta non ha mai avuto questa spinta, se state vedendo bene qui, ma anche qua sul primo ramo o quello che è, ha tantissima spinta, il che significa che la pianta sta beneficiando tantissimo di questo piccolo escamotage che ho utilizzato. Altre cose che magari si possono andare a fare è creare una copertura in legno del vaso, oppure andarle a mettere in un altro vaso come una pianta che vi farò vedere successivamente, ma che in realtà vi ho fatto vedere già in altri video o questa tecnica applicata su altre piante. Comunque la pianta sta benissimo. L'altro giorno avevo visto anche una piccola radice da qua sotto andare nella pillo sottostante, quindi capite bene che la pianta ha recepito e sta andando sotto, e questa cosa mi può aiutare anche per il concime, che io magari lo do qua e qua e la pianta comunque se lo va a cercare. Potrebbe essere comunque una buona opzione. Ora vi porto da altre piante in cui vi faccio vedere degli esempi simili e poi vi lascio andare. Un altro esempio è magari questo qui. Io sono andato a prendere questo vaso, quindi la pianta sta in questo vaso, sta spingendo e magari può andare in sofferenza messa in una zona molto assolata o che comunque fa scaldare molto il vaso e le radici, ma sono andato a mettere questo vaso sotto che è almeno alto quanto questo, e quindi le radici, se proprio dovessero trovarsi in difficoltà, possono andare giù e quindi andare al fresco a trovare nuova acqua oppure un riparo dal caldo eccessivo che magari può stare qui ma può non stare nella parte in cui i due vasi si toccano. Quindi questa pure può essere una grande tecnica. Altrimenti ancora si può utilizzare un altro vaso più grande in cui mettere senza la terra l'altro vaso, quindi gli va a fare solamente uno scudo fisico dal sole, oppure in modo analogo a questo avevo fatto su un leccio, ovvero questo, che in parte lo potete capire già da qui, ma ci ho fatto un sacco di video. Tutta questa parte era in un vaso che io ho tagliato nella parte sottostante e poggiato sopra quest'altro vaso. L'ho lasciato lì spingere un anno, la pianta ha radicato e colonizzato tutto il vaso sotto e io poi sono andato
a tagliare l'anno successivo e adesso lo sto usando praticamente come vaso sotto, che comunque è molto più grande rispetto al vaso che aveva prima, quindi comunque questa rimane una buona tecnica. Voi fatemi sapere che cosa ne pensate di queste tecniche che vi ho detto. Altre tecniche possono essere mettere la stagnola intorno al vaso, oppure, come dicevo prima, coprirlo con legno, oppure ancora metterci magari dei panni vecchi di cotone possibilmente scuro o cose del genere, oltre ovviamente a utilizzare ombreggianti e quant'altro. Queste piccole tecniche magari non sono applicabili in modo semplice a mame, show-in eccetera eccetera, per quello c'è la tecnica che vi ho fatto vedere all'inizio, che è una bomba. Ovviamente se avete necessità utilizzate un sottovaso più grande, quello che volete, l'importante è metterci il lavillo dentro, magari misto anche un po' di torba o comunque hummus di lombrico, e importantissimo, fate i buchi in modo tale non bassissimi, perché sennò va via tutta l'acqua e si asciuga subito, però comunque lasciategli un bel po' d'acqua per mantenere umido il pane radicale delle vostre piantine da compagnia o quello che è, quindi Shitakusa. Questa tecnica è molto importante perché vi dà la possibilità poi, in caso di mostre o altro, di alzare la piantina, tagliare le radici che stanno sotto e andare tranquillamente a portarla dove volete. Io vi ringrazio per la visione e noi ci rivediamo nel prossimo video, che probabilmente sarà domenica prossima, ore 19. Buon bonsai!